Bene ragazzi, buongiorno, io e la mia gattuna Sofì vi salutiamo. Vedete Sofì, forse è un po' stanca, si sta stiracchiando. È la mia mascotte naturalmente che mi aiuta in queste video lezioni. Come stai Sofì? Vuoi andare a dormire? Insieme a Sofì parleremo oggi del Giappone. Questa sarà l'ultima, almeno per il momento, l'ultima lezione sulle grandi civiltà dell'Asia nel Medioevo fino al 1400, fino al 1500, d'accordo? Poi può anche darsi che in futuro io sia portato ad aggiungere qualche nuova video lezione a questo argomento. Per esempio potremmo parlare dell'impero Khmer in Cambogia, in Indocina. Comunque vedremo. Per il momento la lezione sul Giappone. Sofì, ti piace il Giappone? Sofì, ti piace il Giappone? Come li trattano i gatti in Giappone? Ma non lo so, per ora la lezione sul Giappone è l'ultima. Sofì sta iniziando a leccarmi, ma non sei un cane, quindi io direi di lasciarla andare perché è stanca, forse vuole andare a dormire. Comunque ci ha augurato buona fortuna. Allora facciamole fare un bel salto, la lasciamo libera. Parliamo quindi del Giappone. La storia del Giappone è strettamente legata alla Cina, se non altro perché il Giappone è stato veramente influenzato sin da tempi piuttosto antichi dalla civiltà cinese, almeno a partire dal VII secolo d.C., dopo che la dinastia regnante in quel momento in Giappone entrò in contatto con la civiltà cinese nel tentativo fallito di conquistare la Corea. Il Giappone non riuscì a espandersi, non riuscì a conquistare la Corea e comunque così fino alla fine dell'Ottocento il Giappone non si espanse, non conquistò alcun territorio al di fuori delle quattro isole principali che costituiscono l'arcipelago del Giappone, di tutte le isolette che attualmente appunto sono comprese nello stato giapponese. Le caratteristiche di questa attrazione sono due o tre, in particolare la diffusione del buddismo, religione come abbiamo visto nelle precedenti lezioni di origine indiana, che poi si era diffuso enormemente in Cina. Dalla Cina passa al Giappone, ma non solo. Il Giappone non prende soltanto il buddismo dalla Cina, prenderà anche i segni grafici, una parte dei segni grafici dell'attuale alfabeto giapponese, che rendono tutto molto difficile, sono segni cinesi. Cioè il Giappone ha diversi tipi di alfabeto. Oltre all'alfabeto più tipicamente giapponese, ha anche un altro alfabeto con dei segni cinesi. Quindi vedete, persino l'alfabeto in parte viene mutuato dalla Cina. Ma ciò che è più importante, il Giappone assume dalla Cina le principali idee e istituzioni politiche, cioè l'idea di una monarchia dal carattere divino, ma soprattutto, attenzione, un elemento che abbiamo visto caratterizzerà sempre, per secoli e secoli, la storia della Cina, che si trasferisce anche in Giappone, cioè l'idea che sia necessario governare attraverso una classe di funzionari statali, un'enorme classe di funzionari statali, una burocrazia che controlla tutto e che ha un ruolo determinante. Infatti nel 645 saranno approvate delle leggi in Giappone che aumentano proprio il controllo dello Stato nei confronti dei cittadini. I cittadini subiscono un crescente controllo legislativo da parte dello Stato, che utilizza questa sterminata burocrazia di funzionari. Il controllo avviene attraverso anche dei censimenti che appunto sono caratteristici della Cina. Quindi abbiamo una nuova classe di funzionari che nel VII secolo si forma veramente dal nulla, una nuova classe di funzionari che gestiscono l'amministrazione, che però, attenzione, non riescono a scalzare, a eliminare il potere militare e politico della vecchia aristocrazia terriera. Al contrario, la vecchia aristocrazia terriera, le grandi famiglie aristocratiche,
aumentano sempre di più il loro potere, conquistano sempre di più potere, in particolare dal IX al XIII secolo. Si forma in Giappone una società basata sul controllo di un'aristocrazia militare che somiglia in tutto e per tutto al feudalesimo occidentale. Le famiglie aristocratiche conquistano potere e il potere si basa su una proprietà, veramente su una proprietà feudale, accompagnata da concessioni sia terriere sia di privilegi. Noi potremmo chiamarli privilegi feudali, cioè concessioni terriere che si accompagnano a immunità fiscali e a immunità giuridiche. Chi ha in concessione la terra ha anche un'immunità di tipo fiscale e giuridico, non paga le tasse, non può essere processato o imputato per determinati reati. Quindi una classe aristocratica terriera simile a quella dell'Europa occidentale negli anni del cristianesimo. Se arriviamo alla fine del 200, vediamo che addirittura ormai il Giappone è dominato dal potere politico di poche centinaia, solo poche centinaia di grandi famiglie, che è una tradizione simile a quella dell'Occidente, sono perennemente in guerra tra loro. Le guerre feudali tra queste famiglie aristocratiche, aristocratico-militari. Una delle guerre più importanti e più lunghe è quella che va dal 1180 al 1185 e contrappone la famiglia dei Minamoto e la famiglia dei Taira, ma è soltanto un esempio di guerre tra queste famiglie di aristocrazia militare. Ce ne sono tantissime. L'aristocrazia militare usa le armi, naturalmente, si costituisce in una vera e propria classe sociale che si chiama Bushi oppure Samurai. I samurai sono questi aristocratici, sono specialisti nelle armi. Si diffonde l'etica del samurai. Il Giappone è impregnato, ma lo sarà a lungo, forse anche fino ad adesso, sicuramente si riflette anche adesso, da un'etica guerresca, da un'etica eroica, l'etica del samurai, che nulla ha a che fare con l'etica del profitto o dell'arricchimento di stampo borghese capitalistico. L'etica dei samurai è un'etica durissima, un'etica guerriera. I loro valori sono la fedeltà, l'onore, la lealtà, il coraggio e la morte eroica in guerra è preferibile alla vergogna oppure alla paura, alla mancata dimostrazione del coraggio o della lealtà. Quest'etica del samurai spinge anche ad una sorta di vocazione al martirio. Quando il samurai pensa di aver perso il suo onore, di non aver dimostrato fedeltà, lealtà e coraggio, il suicidio viene visto come un'ottima soluzione. Il suicidio viene esaltato come l'ultimo stadio del coraggio e dell'abnegazione dei samurai, del samurai e della sua etica, o il suicidio oppure anche il ritiro all'interno di un monastero. Si resta in realtà colpiti dalla compresenza, dalla coesistenza di questa etica guerriera portata avanti da questa aristocrazia militare e dall'altra parte dal successo del buddismo, che è una religione contraria alla violenza, religione a cui questi aristocratici guerrieri tengono moltissimo. Ai monaci buddisti vengono regalati castelli, i monaci buddisti, grazie ai finanziamenti dei samurai, costruiscono monasteri ovunque in Giappone. Tuttavia bisogna fare molto attenzione. La chiesa buddista è una chiesa che possiamo chiamare chiesa
per modo di dire, o fino ad un certo punto. Il buddismo all'epoca e magari in parte anche adesso in Giappone, a differenza di quel che succede in Thailandia o in altri posti, non aveva una complessa gerarchia, cioè in realtà la chiesa buddista era poco organizzata, era poco strutturata, era poco gerarchica, che vuol dire? Vuol dire che le strutture della chiesa buddista non avevano potere politico, avevano poco potere politico. Il potere politico chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Questi aristocratici militari. Il potere politico viene istituzionalizzato in una carica. Alla fine del 1100 nasce la carica dello shogunato. Lo shogunato, e chi occupa questa carica è lo shogun. Quindi l'aristocrazia militare si dà anche una carica politica, proprio una carica averticistica. Lo shogun è colui che detiene il potere politico. Che vuol dire shogun? Shogun significa protettore dell'imperatore. So che sembra strano, cioè lo shogun è la guardia armata dell'imperatore. Lo shogun è un funzionario armato che deve proteggere l'imperatore. È la guardia del corpo dell'imperatore. Lo shogunato è letteralmente il protettorato militare sull'imperatore. D'accordo? E quindi voi avrete iniziato a pensare, ma non parliamo mai dell'imperatore, cioè ci sono tantissimi imperatori giapponesi, non contano granché, non contano granché. L'aumento del potere dell'aristocrazia militare determina la diminuzione di quello dell'imperatore. L'imperatore continua a regnare, continua addirittura a ottenere l'attribuzione a se stesso di una caratteristica, di caratteristiche divine, a essere identificato con Dio, con un Dio, però in realtà l'imperatore non conta niente. Sempre di più la carica di imperatore del Giappone si riduce ad una carica meramente virtuale, puramente onorifica, puramente onorifica. D'altra parte i samurai, l'aristocrazia militare, guadagna moltissimo prestigio nel 1274 e nel 1281, quando riesce a respingere le due spedizioni di conquista da parte della Cina, da parte dell'imperatore cinese, ricordate, dell'imperatore cinese in realtà mongolo della dinastia degli Yuan, Kublai Khan. L'invasione cinese viene respinta due volte e quindi grande gloria ai samurai che hanno respinto la conquista cinese. Questa aristocrazia militare prende il potere, l'imperatore viene ridotto a un fantoccio, questa aristocrazia militare gestisce il potere politico mentre l'amministrazione continua a essere portata avanti dalla burocrazia imperiale, dalla burocrazia amministrativa di cui abbiamo detto. Quindi il potere politico appartiene a questi samurai, a questa aristocrazia militare. Tuttavia loro non eliminano assolutamente la burocrazia di funzionari che in qualche modo gestisce l'amministrazione del Giappone. E negli anni tra il 1331 e il 1336 l'imperatore del Giappone cerca di ribellarsi, cerca di abolire lo shogunato e di riprendere il suo potere, ma non ci riesce assolutamente. L'imperatore viene sconfitto e resterà per molti secoli solamente un fantoccio. Dopo la sconfitta dell'imperatore a partire dal 1338, il titolo di shogun apparterrà per molto tempo alla famiglia degli Ashikawa. Deterrà il potere di shogun dal 1338 fino al 1473. La carica dello shogunato diventerà una carica ereditaria e vi sarà all'interno della famiglia degli Ashikaga la successione ereditaria di ben 8 shogun. Attenzione, ben presto gli Ashikaga
trasferiscono la capitale a Kyoto, la capitale militare a Kyoto, perché la capitale amministrativa era un'altra. Trasferiscono la capitale militare a Kyoto, dove peraltro si trovava già l'imperatore da molto tempo, imperatore che abbiamo visto è soltanto un fantoccio. E quindi trasferiscono la capitale a Kyoto e l'imperatore, che veniva chiamato Mikado, questo era il titolo imperiale, Mikado vuol dire imperatore, l'imperatore che veniva chiamato Mikado, che insomma sì, in teoria è un mistico sovrano, celeste, divino, eccetera, e in realtà il Mikado, l'imperatore, viene ridotto a semplice comparsa. A Kyoto quindi si trasferiscono gli Ashikaga, ma con tanti altri nobili che sono al loro seguito, i loro fedeli armati, d'accordo, i loro soldati, e quindi si trasferisce a Tokyo anche, si trasferiscono anche molte altre famiglie dell'aristocrazia guerriera, ma anche della burocrazia di corte. Che succede? Una cosa singolare: questi rozzi guerrieri ben presto vengono addolciti dalla città di Kyoto, e comunque il potere in qualche modo li trasforma in un'aristocrazia raffinata, si trasformano in una nobiltà. Noi abbiamo la nascita qui a Kyoto nel 300, nel 400, di una nobiltà raffinata e colta, protettrice delle arti. Alla corte di Kyoto sboccia il talento di molti poeti, di molti scrittori, di moltissimi artisti, e, e questi shogun, comunque l'aristocrazia in generale, l'aristocrazia militare si addolcisce, smette di combattere, e diventa proprio una nobiltà raffinata che preferisce la poesia alle armi. Sembra una cosa singolare, ma in realtà così vanno le cose, e quindi abbiamo un grandissimo sviluppo culturale del Giappone, con famosi poeti, artisti, pittori, letterati, architetti. Ovviamente magari per noi non sono famosi, però insomma all'interno della storia del Giappone sono molto importanti. E quindi non solo, ma in questa fase lo shogunato degli Ashikaga favorisce anche lo sviluppo economico, e aumenta anche la popolazione. Abbiamo un forte aumento demografico. Si calcola che dal 1200 al 1500 i giapponesi siano passati, quindi in 3 secoli, da 5,7 milioni fino a 20 milioni. D'accordo? Quindi una grande crescita demografica. Aumentano le colture agricole, in particolare quella del riso sommerso. Aumenta la superficie coltivata in agricoltura, e prosperano anche le pratiche economiche. Aumenta anche il peso delle attività manifattura, ma anche delle attività commerciali, commercio. Quindi, come vedete, si tratta di uno sviluppo economico complessivo. Kyoto si chiude e inizia a esserci una frammentazione sociale molto forte. Ricominciano le guerre feudali, in realtà, e ovviamente lo sviluppo della produzione manifatturiera e commerciale spinge anche ad aprirsi a rapporti commerciali con altri stati, come infatti la Cina e la Corea. Inizia un commercio tra Giappone, Cina e Corea, un commercio internazionale. Dalla Cina, infatti, in cambio di merci giapponesi arriva il tè,
e anche i giapponesi iniziano a gradire e a consumare il tè, a differenza di quello che succedeva prima del 1300. Insomma, questi rozzi guerrieri feudali a Kyoto si sono trasformati, a Kyoto si diffondono le buone maniere, la poesia, la musica, l'etichetta, i vestiti sgargianti e così via. Ma le cose non sono semplici comunque per gli shogun della famiglia Ashikaga e per questo e per tutto il resto dell'aristocrazia che era diventata davvero un'aristocrazia raffinata, amica, amante delle arti, perché in realtà molti dei loro vassalli che non erano a Kyoto ma erano nei posti più periferici, provinciali del Giappone, erano rimasti dei rozzi guerrieri e quindi lo shogun per mantenere il suo potere deve difendersi, deve combattere. A partire dal 1467 lo shogun è impegnato per 10 anni in guerre molto molto dure nei confronti dei propri vassalli, guerre che lograno lo shogun e quindi anche il potere dello shogunato decade, il periodo fiorente di Kyoto si chiude e inizia a esserci una frammentazione sociale molto molto forte. Ricominciano le guerre feudali e in realtà gli shogun vengono sostituiti da una nuova aristocrazia militare provinciale, cioè capite, gli shogun erano diventati raffinati, amici delle arti, non volevano più combattere, facevano una bella vita raffinata a Kyoto, però in questo modo si sono anche un po' rammolliti, si sono anche un po' indeboliti e quindi i loro vassalli nelle province riescono in qualche modo a sconfiggerli e a sostituirli. Gli shogun, insieme anche alla burocrazia imperiale e a tutto il resto dell'aristocrazia militare, sono sostituiti da una nuova classe sociale, da una nuova aristocrazia, un'aristocrazia locale, un'aristocrazia delle province, i daimyo, che da allora domineranno il Giappone e prenderanno il potere politico in Giappone. A partire dal 400 il dominio dei daimyo sarà molto forte, questa è la nuova aristocrazia, da cui, come vedremo in un'altra lezione sul Giappone, in una lezione successiva, in un altro ciclo di lezioni, perché ora ci fermiamo qui, diciamo alla fine del 400, da questa nuova aristocrazia militare al potere, i daimyo, emergerà una nuova famiglia di shogun, lo vedremo nella successiva lezione, i Tokugawa, che saranno destinati a regnare, a reggere il potere in Giappone per secoli, per moltissimo tempo. Con i daimyo i legami di vassallaggio diventano sempre più forti e a partire dal 500 il Giappone è pronto per l'esplosione di una nuova epoca di samurai e di una nuova etica guerriera. Riemerge appunto l'etica guerriera dei samurai, anche se a differenza di prima i samurai tendono a essere sottomessi ai daimyo, al potere dei daimyo. Insomma, queste sono le poche cose importanti, significative che mi sento di dire sul Giappone del Medioevo. Ripeto, ovviamente continuerò a parlare della storia del Giappone fino agli anni più recenti, fino ai giorni nostri, anche ovviamente alla fine dell'Ottocento, quando il Giappone cambia completamente, si industrializza, si modernizza e diventa una potenza, no? Alla fine del 1800 una potenza del tutto simile alle potenze occidentali, e poi ovviamente nel Novecento e così via.
quindi continuate a seguire la storia del Giappone, ci saranno altre lezioni sul Giappone in successivi ovviamente cicli di video lezioni destinati alle epoche più recenti. Qui abbiamo detto qualcosa che riguarda il Medioevo, perché ovviamente questo ciclo di video lezioni riguarda il Medioevo, arriva al massimo, arriviamo al massimo al 500. Per ora vi ringrazio, vi saluto, continuate a seguirmi, arrivederci.